have a passion that is with me always, and with it I have learned to cry, to laugh, to feel, to love, to live. This limitless passion that fills me every day is none other than opera. A passion where I have always found the answer I seek. A passion that has given me everything, and one that I need and want to share with all of you, because opera is life, and sharing is the best there is. So, for all you film lovers out there, you who love wild action, crime, interrogations, and deception, this is definitely your opera. An opera that is an amazing police thriller. Get comfortable, the action is about to begin. These are some of the best thrillers in the history of film. Movies that many of you have watched with your heart in your throat. We have all suffered thinking that the bus Sandra Bullock was driving in speed would blow up into 1,000 pieces. Or seeing how poor Clarice Starling faced off with an evil Lecter. All these thrillers have had us glued to the screen. Today we'll try to show how Giacomo Puccini beat them all to it with Tosca, an opera that premiered in Rome in the year 1900. Every thriller should follow 6 golden rules. These movies we're seeing follow them all. So does Tosca. Being the great thriller it is, it grabs you from the very first notes, and then escape is impossible. Maybe the words opera and action seem conflicting, but they are not at all. Tosca is action-packed. It takes place in 3 real locations in the city of Rome. One of them, here behind me, the Castel Sant'Angelo, an old jail for political prisoners. Here it is, where it all starts. The action starts here. The journey starts here. Our thriller of Tosca starts here. From the creators of La Bohème comes Tosca, a fast-paced thriller, an opera that will leave you breathless. A political prisoner escapes Castel Sant'Angelo, a desperate getaway. He finds salvation in a painter, Mario Cavaradossi. A painter in love with a diva, a prima donna, the great singer, Floria Tosca. But the story of their passionate romance will be cut short by a criminal case when the Roman chief of police, the corrupt Vitelio Scarpia, burst into their lives. Chases, torture, lies, murder, pure adrenaline on stage. A story of high suspense and intrigue with a surprising ending. A bloody ending that will make your own blood run cold. Tosca, an immortal story in the eternal city. Wow, amazing, isn't it? All this happens in Tosca and a whole lot more that we skip it. Is there still anyone out there who thinks there is no action in Tosca? Anyone who says so hasn't seen Tosca. Just like Quentin Tarantino, Puccini also created great characters, and in Tosca the protagonist is colossal. Floria Tosca is a singer, a prima donna, a famous and successful diva, just like the soprano who is playing here right now in the Liceu Opera House in Barcelona, the American soprano Sondra Radwanowski, one of the great voices of our time.
We are in a rehearsal of the opera days before its premiere at the Liceo, and here is Sandro Radwanowski singing a fragment of the duet from the first act with the tenor playing Cavaradossi and the stage manager. A demanding role like Tosca means having to take a break during the rehearsals. So we'll get a chance to talk to the woman who has the ideal on-stage strength and temperament for playing the protagonist of this great thriller that is Tosca. Let's talk about Tosca. She's a prima donna. Mm-hmm. And if you allow me, you're too a prima donna. Makes this easier for you to sing the part? Well, you know, of all the operatic roles there are, you finally get to play someone who is you. I'm being myself on stage, which is fun. And could you describe for us Floria Tosca? She's a young girl. She's religious, very religious, and very in love. Very jealous? Very jealous, because it's her first time she's been in love. And remember the first time we were, you know, in love with someone. And that's what I think is so great about playing Tosca, is you can use all of your well of emotions and feelings and everything that's happened in my life. I can display all of that on stage when you play Tosca. Mm-hmm. And all Puccini's lead roles are great women. The audience fall immediately in love with her. Yeah. So how it is possible that Puccini has this power so we fall immediately in love with all these women? First off, of course, the music. Puccini gives you everything about the character in the music. That happened to you when you listened to Tosca for the first time? Well, the reason why I'm here today is because of Tosca. Don't say anything more. No! So another surprise. I brought you some for the age. I love your surprise. Listen to this. Oh! So it's a great Placido Domingo. I know. A very young Placido Domingo. Well, I was very young too now, so. So, how old were you? 11. 11. When you saw Tosca for the first time, you were 11. I said to my mother, I'm watching this on television, and I said, I want to do that. In this instant, in this precisely second, you decide to be an opera singer? Yes. I started studying voice truly 1 month after that. That is amazing. It's a good story, but it's true. It is true. It is a dream come true. And how did you feel when you saw Tosca for the first time? Oh, watching it, it just felt like all these emotions, they just came up and welled up in me. I had never heard Puccini before, and I thought how lucky I would be if I could actually sing that one day, and who knew that I'd be here now. So you became an opera singer. And I'm still here. Oh. All films of Hitchcock have their MacGuffin. They've all got an excuse that sets the wheels of the action in motion. For example, in Psycho, the MacGuffin is the suitcase of money that the protagonist steals. This suitcase is her motivation to hide at the hotel. At first, it seems like the money is the key of the story, but soon enough, Norman Bates appears and we forget all about the briefcase. Its initial function is to move the action forward. Tosca also has its MacGuffin. Do you know what it is? Or better said, do you know who it is? The MacGuffin in Tosca is Angelotti, a prisoner who has escaped and is hiding here, right in this church where we are now, Sant'Andrea della Valle. He is the excuse that sets the action in motion. In this church, he finds a painter painting a Madonna called Cavaradossi. And who is this Cavaradossi? Cavaradossi is Tosca's lover. Cavaradossi will help hide Angelotti, and both he and Tosca will suffer the consequences of this decision. Angelotti is to Tosca what the suitcase is to the movie Psycho by Hitchcock, because just like in Psycho, the time comes when we forget about Angelotti. The spectator
only concerns about Tosca because the spectator is going to fall crazy in love with Tosca, just like Cavaradossi does, the painter who loves her. Here we see the extraordinary German tenor Jonas Kaufmann and the soprano Carita Matila in their first act duet. She's extremely jealous. She reproaches him for looking at other women. He denies it, and he tries to calm her down, declaring his unconditional love. For Cavaradossi, Tosca is everything. Gelosa, sì, lo sento tormento senza posa. mia gelosa, E perdona, mia gelosa, sana del perdona. Se tu mia costa idolatrata, ogni cosa in te mi piace. Do you know who this character is? Don't you? Yes, exactly. The Joker, Batman's arch enemy. An unpredictable man lacking in superpowers, but with a devious mind. Scarpia, the bad guy in Tosca, is also a character with a calculating mind, capable of pure evil. Un tal baccano in chiesa e il rispetto Eccellenza, il giubilo! apprestate velite Deum tu resta e tu va fruga ogni angolo raccogli ogni traccia occhio alle porte senza dar sospetti ora a te pesa le tue risposte un prigionieri stato fuggì por ora da Castel Sant'Angelo s'è rifugiato qui. And that's not all. Scarpia has what is known as la bonhomie, that charm that some of the darkest characters in history have had. Men like Stalin, Pinochet, Goering, Mussolini, and Goebbels. Men who, at first glance, seem friendly, charming, even adorable, a smokescreen to hide the monster. And this is Ambrogio Maestri, our Scarpia, one of the greatest baritons of our day, who, right now at the Liceo Opera House, is bringing the evil policeman to life. Ambrogio, con questa cara che hai, un uomo così simpatico, Sì. come riesci
Come riesci a fare questo furfante? Secondo me meno ti muovi e meglio è, perché chi ha il comando non si muove, capito? La figura è molto importante. Figura, è vero, è vero. Sai, Ambrogio, quando ascolto questa musica hai detto Scarpia entra. Mi viene in mente quest'altra. Il Darth Vader. Questo è il Darth Vader di Star Wars. È un altro grande furfante. Sì. Quando ascolto la musica di Scarpia, quest'altra, a me viene voglia di Scappare. Scappare, no? Come fai a metterti sulla pelle di quest'uomo? Non è semplice, perché bisogna fare la distinzione quando lui fa il poliziotto e poi quando lui fa l'amante. Questo è molto interessante, Sì. perché penso che, come tutti i furfanti, hanno come due facce. È vero. Sì? Sì. Quando lui è davanti a Tosca, canta Certo, in un modo. Quando in un molto. modo. Possiamo fare questo Sì. quando dice Tosca. A chi? Sì. Tosca divina la mano mia, la vostra aspetta, piccola manina, non per galanteria, ma per offrirvi l'acqua benedetta. Questo. È quasi come un minuetto. Sì, no? è vero. Molto gentile. È una gavotta. È una gavotta. Sono gavotte, Una- sì, sono i una minuetti, ecco, gavotta, gavotta. Non è la sua vera faccia. O sì? No, è impostata, È una sì, è faccia impostata. impostata. Perché lui vuole... Cosa vuole da lei? Spiegaci, Che cosa vuole da lei? Vuole... Alla fine glielo dice, io ti chiedo un'ora di amore per una vita, che cos'è, o no? Un'ora d'amore, Un'ora d'amore per una vita di una vita. persona. Che poi se tu non vuoi darmi questo amore, dammi solo il tuo corpo. Sì. Pensi possiamo dire che Scarpia ama Tosca? Si può dire così? Secondo me sì, lui l'ama. L'ama al suo modo. A suo modo. Lui Ma com'è ama... questo modo? È un modo, diciamo... È un modo molto carnale. Lui è un uomo di carne, capito? Non è un uomo di cielo, diciamo di cose, lui di cose terrene, capito? Lui prende le persone, capito? Lui le prende e poi le getta, dice, io prendo quello che voglio e poi le getto. E lui è il grande antagonista. Sì, lui è la persona che si mette in mezzo fra i due amanti. Se non mettevi in mezzo il baritono, che è sempre quello che rompe le scatole a tutti, i due amanti andavano avanti ad amarsi, avevano la loro storia, ma come thriller che cosa c'era? Sottofondo la storia non valeva nulla. E invece con dentro questa persona che si mette in mezzo alle loro vite diventa tutto molto più interessante. Alla fine del primo atto, quando canti così bene, Certo, te lo fai, Te Deum. questo è il grande Te Deum, la Tosca è andata via, Sì, è vero. rimane solo, Rimane solo. e allora ci mostra la sua vera l'essenza sì, di questo va, uomo, va, no? Tosca, Questa gli che dice. fa... Cantalo un po' anche tu che sei un baritono, dai. Proviamo insieme. Proviamo insieme, io Insieme. faccio Spoletta. No, io tu faccio devi fare Spoletta. Scarpia, No, anche tu, ma dai, guarda, prova. come vuoi che io faccia Scarpia Vabbè, avanti a cosa te? c'è? Ma Ma no, no, ma figurati. lo facciamo insieme, va bene, lo facciamo insieme, va. Tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto profeli, Sta bene il convegno. Palazzo Farnese. Va, Tosca, nel tuo cuore s'annida Scarpia. Questo, fermiamoci qui un momento. Quando dice, va, Tosca, no? Un po' di ti possederò? Sì, io ti ho sotto qui, capito? Va, Tosca, io ti prenderò lo stesso. Sì, per questo Scarpia ha tutti... Ha tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Eh. A lui piace, credo, avere tutto sotto Sì, controllo. e piace anche a te di cantare il ruolo. Molto. È uno dei ruoli che... Questa sensazione di avere tutto e tutti Quando ti sotto può controllo. capitare nella vita.
Orson Welles knew how to keep the tension going in his movies, and Puccini also knew how to do it in Tosca. To me, the libretto of his opera reads almost like a screenplay. That's why we are in the Rome Film School, one of the most important ones in the world. The students here will help us find the key to the suspense in Tosca. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sto qui per fare un piccolo esperimento con voi. Qui alla Scuola Nazionale del Cinema, voi siete studenti qui, alcuni diventerete registi. Quali di voi diventerete registi? Sì? Wow, bravi. Attori, attrici, wow, benissimo. Allora, quanti di voi conoscono l'opera Tosca? Tanti? Tosca non è soltanto un'opera, ma è anche un thriller poliziesco. Questo che faremo sarà un piccolo gioco, un piccolo esperimento. Io vi insegnerò alcuni pezzi del secondo atto della Tosca, farò pause, stop, e vi domanderò come si svolgerà la scena. Non la scena, perché la scena è proprio un termine molto teatrale, ma come si svolgerà lo script di Tosca. Va bene? Sì? Allora, incominciamo. Aprite le porte che non... Questo Scarpia, il più grande furfante della storia dell'opera. Stanno torturando Cavaradossi, è l'amante di Tosca, questa è Tosca, Gloria Tosca. E Scarpia dice, dite dove è Angelotti. La Tosca è assolutamente disperata, su via parlate. Non posso più. Quello che dice lei. Allora, Scarpia vuol sapere dove è celato Angelotti. Tosca dice, non posso più, cessate di torturare il mio amante. Come si svolge la scena? Tosca non glielo dirà, non smetterà di torturarlo. Non smetterà di torturarlo. Cede alle torture e dice dove è nascosto. E dice dove è nascosto. Questo sarebbe il più ragionevole. Cedo di torturare, allora mi dici dove è nascosto. Vediamo. Lei chiede al suo amante, Mario, ti straziano ancora? E no, diciamo, Scarpia ha cessato di torturare Cavaradossi, ma lui dice, taci, non dire nulla, perché io sprezzo il dolore. Sì? Scarpia viene da Tosca e dice, bene, adesso, orsù, Tosca parlate. Adesso sarebbe il momento di parlare. Sì? Lei parlerà, non parlerà, dirà dove è nascosto? Parlerà. Perché parlerà? Perché vuole libero il suo amante, se non dovesse parlare il suo amante verrà ucciso. Sì? Però il suo amante le ha detto che sprezza il dolore di non dire niente, quindi pur di non... Ecco. Secondo me lo dirà perché sembra che stia soffrendo più lei del torturato, quindi sta per cedere. Questa è una grande... Questo è assolutamente così. Vi dico cosa succede. Lei parla, dice dove è celato Angelotti, ma quando gli sbirri di Scarpia arrivano lì dove è celato Angelotti... Lo hanno già avvisato. No! È riuscito a scappare. No! Era una menzogna. No! È lì! No! Sì, è lì, però... È nascosto! È morto. È morto. Ma perché è morto? Si è ucciso. Si è ucciso. Questa è un'opera, ragazzi. Questa è un'opera. Allora, diciamo, Scarpia non ha nulla. Perché lei voleva Angelotti, ma Angelotti è morto. Come far? Cosa fa? Cosa pensa Tosca per liberare il suo amante? Può concedersi a Scarpia? Può concederci a Scarpia? Quanto? Il prezzo. Lui è un corrotto, il capo della polizia romana, non voglio dire che tutti i capi, questo è un tema, ma lui è un corrotto.
E dice, bene, ci intendiamo, il prezzo bene, questo va bene a me, ma a donna bella non mi vendo a prezzo di moneta. No. È un altro prezzo, un'altra cosa che lui vuole. Ci intendiamo, eh? Sì. Va bene. Io non mi vendo a prezzo di moneta. E questa Mercedes è? Tosca. E lei? Il corpo di Tosca. Il corpo di Tosca. Allora io chiedo a tutte le ragazze, siete qui, cosa fareste voi? Voi siete in quella stessa situazione della Tosca. Beh, se è l'unico modo Tu lo farei? salvarlo, sì. Sì. Sì, Ti darei, questo è l'unico. sì, ti concederei a Scarpia. Se non c'è Guarda, altra via d'uscita. guardalo. Guarda. Però non è giusto fare così. Vediamo cosa fa Tosca. Ebbene. E lei fa così con la testa. Con questa musica della malinconia, della tristezza. Sì. Io mi darò a te. Ma libero all'istante lo voglio, dice lei. Lo voglio libero all'istante. E lui, che è il capo della polizia, dice... Non posso far grazia aperta, bisogna simulare. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Ma sono un corrotto, ma sono il capo della polizia. Non posso fare così. E allora viene Spoletta che lo sbirra da Scarpia e gli dice cosa faranno. Ho mutato d'avviso. Il prigioniero si è fucilato, ma attendi. Come facemmo dal Conte Palmieri. E tutti questi l'hanno fatto una volta, tutto questo gioco l'hanno fatto una volta già, eh? Un'uccisione simulata. Io tenni la promessa. Voglio un salvacondotto onde fuggir dallo Stato con lui. Bene. Lui avrà la Tosca come voleva, non faranno grazia aperta, una fucilazione simulata, tutto va bene, ma lei vuole un salvacondotto per fuggire dallo Stato di Roma con lui. Lui sta segnando, firmando, sottoscrivendo questo salvacondotto. E qui. Lo avvelena. Cosa fa lei? Perché questo è il momento critico del secondo atto, questo è il momento più critico. Ah? Prende un coltello. Prende un coltello. Perché lo prende? Per ucciderlo alle spalle. Ma perché per ucciderlo? Lo vuole uccidere perché lei di fatto non vuole concedersi a lui. Ma sicuro non vuole, ma devi. Questo è il deal che ha con Scarpia. Beh, ma una volta che lui firma e una volta che ha mandato l'ordine della fucilazione, se lui muore, tutto è già fatto comunque. Sì? Per uccidere tutte e due? Lei e Scarpia? Ah, questo molto più umoristico! Firmato? Bravo! No, ma non dico che sia così, ma è una bella idea. Così almeno salva l'onore. Ah, questa è un'altra idea molto operistica per salvare l'onore. Our young students have already discovered how the story ends, but those of you watching from home will have to wait a bit to find out what will happen with the knife. Now, let's go back to Sondra Radbanowski to sing one of the two hits from Tosca. Pisidarte. Maybe you can explain a little bit what it's all this about. Absolutely. Ready? Oh, if you are. Sure. Yes, you are.
That was wonderful. Thank you. Oh, you're Thank so you. great. I love especially the beginning of the aria. Yeah, it's It great. is. It is open, isn't It's it? simple, and they're open, the open chords. Yeah. So I think to me, it symbolizes that she is bearing her soul. You don't have to sing, but in the second part, when it starts. There you go. Now she's saying, okay, what can I say? But here, now you have the melody, not her. Yes, the melody is in the orchestra. In the orchestra, not the voice. Yes. Because she's singing one note, sempre con fe sincera. And the melody here is here. There it is. Here's the melody. And you have it. Now you have Oh, it. really, Sandra? I'm so happy. Isn't it deep? But you see how it's a conversation. The aria is Yes. so important. Oh, And she shit. hands it off to the orchestra, and the orchestra hands it off to her when the words are important. Yeah. He's brilliant. Puccini was an amazing composer. People just listen to it. The beauty of it as a whole is overwhelming. But when you really stop and take it apart, it's just a It is beautiful piece. amazing. And a very difficult aria to sing in the context of the opera. Okay. What context it is? Well, I'm standing here right now, and I've not been running around on Yeah, stage yeah. being fondled and thrown down by Scarpia. But when this comes in the opera, right before it, she's screaming, aiuto, with the orchestra huge like this. So I'm crawling on the stage, and and then you have to stop and get your whole body and your breath calmed down to sing. And start with these chords. And nobody teaches you that. This is when you very sing. demanding. It's very difficult. Because if you sing this badly, forget it. Forget it. Forget it. Forget it. Don't sing Tosca. Really. Yeah. Stay home. Tarantino's movies are incredibly violent, but he wasn't the first to use so much blood. Just take a look at the works of the great Caravaggio, the Italian painter from the 16th century. Rosella Baudret, expert in Caravaggio, will help us delve into the painter's violent world. Possiamo dire che Caravaggio è un pittore esplicito con la violenza? Ah, decisamente. Forse nessuno è mai stato così esplicito come Caravaggio, basta guardare. Adesso la Giuditta. stiamo guardando questo dipinto, è esplicitamente violento. È molto violento, appunto c'è la Giuditta che è proprio colta nel momento in cui sta uccidendo Oloferne e lo sta decapitando con la sua stessa spada. Il sangue è assolutamente vero, cioè sono stati fatti degli studi per cui in presenza di una decapitazione questo è il sangue che esce, quindi ne abbiamo tutti dedotto che Caravaggio per dipingere questo quadro, ma anche per tutti gli altri quadri, perché lui dipingeva solo dal vero, ha dovuto assistere a una vera decapitazione che del resto a Roma non mancavano. Perché quando pensiamo a Caravaggio pensiamo a Roma. Lui è stato qui forse poco più di 10 anni, ma sono stati 10 anni molto intensi. Ha ucciso un uomo qui a Roma. Sì, non devo dire che è stata un'escalation di violenza, se vogliamo. Prima è stato arrestato perché andava in giro con la spada, poi andava in giro per vari motivi a ferire le persone, a dare botte in testa, bastonate e quant'altro. Allora possiamo dire che lui era violento, in qualche senso. Sì, indubbiamente non era una persona tranquilla. Roma credo che all'epoca non è che fosse proprio un giardino d'infanzia. Quest'altro, che forse quello che mi piace di più.
che è questo famosissimo il Davide con la testa di Golia. E questo appunto si è detto molto che è un doppio autoritratto del Caravaggio giovane, quindi innocente, con l'altro ritratto che è la sua testa mozzata. E anche qui vediamo che la testa mozzata è assolutamente vera, con il sangue che gronda dal collo, la bocca semiaperta e gli occhi così che vanno molto per conto loro. Nessuno è mai violento come Caravaggio, cioè diciamo che gli altri pittori sono sempre un pochino più edulcorati nel rappresentare la violenza. Nelle storie dell'arte è piene di questi esempi e noi viviamo con tutto questo. Accettiamo tutta questa violenza, perché facciamo così? Cioè noi siamo circondati da violenza. Sì, ecco, noi siamo circondati. Il fatto di vedere anche, non so, in televisione si vedono continuamente questi film, anche piuttosto, soprattutto quelli, le serie americane sono piuttosto toste. Sì, possiamo dire sono violente. Sono decisamente violente. Io stessa le guardo perché mi affascina questo mondo così fuori del normale, perché io poi non è che nella mia vita vedo morti ammazzati per strada. Non so se sia un modo appunto per esorcizzarla, in realtà. Invece di andare in giro a ammazzare, le guardiamo in televisione. Questo probabilmente era per i nostri antenati era la stessa cosa che per noi la televisione adesso, cioè nel senso vedere questa violenza era comunque un modo per, secondo me, per esorcizzarla. Aprite le porte che noda in lamenti. Here we can see how some of the biggest artists in art history have portrayed violence. In Tosca, Puccini also paints violence, but instead of a brush, he uses the orchestra. We're listening to the fragment in which Scarpia tortures Cavaradossi. The music of Puccini is as shocking as the blood in the paintings. Look, listen. This is violence in its purest state. Violence on violence, and even still, it's gorgeous. Remember how we left you hanging about what Tosca would do with the knife? Well, look, here you have it. Tosca, finalmente mia! Tosca stabs the dagger into Scarpia and pronounces the most famous phrase from the opera. Questo il bacio di Tosca. This is the kiss of Tosca. The first violent death. Aiuto! Guardami, Sant'Osta! Oh, Scarpia! Aiuto! Muoio! And do you remember how Scarpia assured Tosca that her lover's execution by firing squad would be staged? Well, as you can imagine, that was just Scarpia's macabre ruse. The firing squad was real. The second violent death.
And the clincher? Tosca, desperate, as she's being chased down by Scarpia's henchmen, finds herself forced to jump off the top of the Castel Sant'Angelo into the void. 3 deaths, 3 horrible deaths. Not even Tarantino is so cruel to his protagonists. There you have it. Tosca's got action, violence, amazing twist, a MacGuffin, a great main character, and an amazing villain, an amazing bad guy. Imagine the thrill of seeing this when it premiered in 1900. The audience wasn't used to all this adrenaline. Now, the thriller is over, but not our show, because what makes Tosca an essential opera is not only that Puccini created a thriller 100 years ago, it is also because it is a great Italian love story. Before I told you that Tosca has 2 hits, but we heard only one. The time has come for the second one, the tenor's aria, E lucevan le stelle. Definitely one of the greatest hits in the history of opera. A wonderful piece of music that Cavaradossi sings on the brink of death, thinking about Tosca. First, he remembers the night they spent together. He talks about the stars shining overhead, about the footsteps in the sun, about the sweet kisses and the sweet caresses. Here Puccini is singing about carnal love, that love that can be touched and felt. And Tosca's is a love that is jealous and open. It's a vibrant love. It's a visceral love. It's an Italian-style love, but what exactly does it mean to love Italian style? Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera. Cosa state parlando? Facendo delle confidenze tra amiche. Delle confidenze tra amiche? Io vorrei sapere come tutta questa cosa dell'amore italiano. L'amore italiano è un amore romantico. Un amore romantico. Amore intenso. Un amore intenso. L'amore passionale è qualche cosa che ti prende da dentro, proprio un fuoco che ti brucia veramente. Alle donne italiane piace tanto essere corteggiate, un po' di romanticismo. Sì, un po' di romanticismo. Ma un po' di romanticismo cosa vuol dire? Cosa dovrei fare? Allora, dovrei chiamarla in continuazione, invitarla a cena, portarla in posti bellissimi, sì, visto che a Roma regalarle sono dei posti fiori. bellissimi. A Roma sono dei posti bellissimi. Sì, farle credere che sia l'unica donna al mondo. Ma sicuramente lei sarà l'unica donna al mondo. Pensi solo unicamente a me. Sì. Unicamente a te, sì. Unicamente a voi. Che sia divertente. Possiamo dire che tutte le italiane sono così un po' gelose. Io sono gelosissima, veramente gelosissima. Gelosissima. Basta anche solo uno sguardo. Sì. È una cosa, qualche cosa che non so. Tento di sapere come questo amore di Tosca, perché è una donna così gelosa, così passionale, così diciamo intensa nell'amore. Poi succede, vero? E succede. Un amore disperato. Un amore molto disperato. Ma come Giulietta e Romeo però. Sempre italiani. Ma noi è anche molto italiano soffrire per amore. Mamma mia, tanto, guarda. Proprio tanto, Vero? io ci piango anche. Sì? Sto alle notti, mi Piango sveglio è di notte e minimo, piango. è il minimo piangere. Per amore. Ripensare, scrivere, passare notti insonni. Non trovate nessun altro che sia come lui. E fare non lo trovi più. È la cosa che ci piace di tu più. pensi poi, uno bello come lui non lo troverò mai più. Ma no, bello, interessante. No, io bello.
fine